Normalmente quando diciamo Corum pensiamo ad orologi strani, molto spesso innovativi, ma anche orologi completamente diversi, completamente separati da quella che è sempre stata l'orologeria, e indubbiamente a Corum vanno attribuiti orologi tanto particolari quanto straordinari. Tra le tante idee e innovazioni introdotte da Corum, di sicuro c'è anche l'Admiral's Cup di questa breve recensione. Ne parliamo tra pochissimo dopo la sigla. Iniziamo. Admiral si traduce ammiraglio ed effettivamente l'orologio di questa recensione ha a che fare con il mare, come peraltro ha a che fare con il mare tutta la linea Admiral di Corum, che ha introdotto delle complicazioni assolutamente uniche nel loro genere, utili o inutili, questo non sta a me dirlo, ma che di sicuro rendono molto affascinanti e anche molto complicati orologi che sono specificamente pensati per determinati utilizzi, come per esempio le regate, punto centrale della linea Admiral di Corum. Facciamo però un passo indietro perché la Maison nasce nel 1955, quindi una Maison relativamente molto giovane rispetto alle Maison dell'orologeria più classica, ma che nonostante la sua giovane età in realtà ha dato tantissimo all'orologeria, sebbene purtroppo da ultimo sia un po' passata in secondo piano o comunque sovrastata da altre Maison che indubbiamente hanno lavorato meglio, almeno negli ultimi anni. Corum però dal 1955 è stata in grado di rivoluzionare parte dell'orologeria con alcuni degli orologi più iconici ma anche più belli e più rivoluzionari di tutto il panorama. Uno tra tutti di sicuro il Golden Bridge, di cui abbiamo già parlato e che ho già recensito qui su TOC. Vi lascio la scheda in alto, ed è un orologio straordinario e di cui però non voglio anticiparvi altro perché vi conviene di sicuro guardare il video. Un'altra delle innovazioni di Corum fu il Golden Tube, precedente al Golden Bridge, ed era in pratica un orologio molto particolare, molto strano, in pratica un orologio inserito in un cilindro che poi era naturalmente indossato al polso con il proprio cinturino. Tra queste innovazioni Corum ha appunto anche introdotto la linea Admiral, e la particolarità di questa linea, ancora oggi a catalogo tra l'altro con complicazioni sempre migliori e sempre più utili per chi utilizza questi orologi come strumenti, è quella di aver introdotto appunto delle complicazioni uniche nel loro genere, come il flusso delle maree. Proprio questo Corum Admiral's Cup Marée ha infatti una cassa da 44 mm ed un movimento meccanico a carica automatica certificato COSC. La particolarità dell'orologio è l'indicazione delle maree, ma anche la loro intensità, le fasi lunari, la forza delle correnti e l'orario delle maree, ovvero l'orario in pratica in cui tutto questo ha luogo durante la giornata. Complicazioni insomma molto specifiche, di sicuro uniche, ma probabilmente anche molto utili per chi appunto utilizza questi orologi così come andrebbero utilizzati per veri e propri strumenti. Probabilmente non l'Admiral's Cup di questa recensione full gold in oro rosa, un orologio molto particolare ma anche molto prezioso e declinato in questa versione in oro, così come è capitato e capita a tanti altri professionali di tante altre maison. Ma in ogni caso un orologio che nasce anche in acciaio, anche con cinturini in gomma, probabilmente più idonei ad un utilizzo marino o comunque acquatico, e che ha dalla sua di sicuro tutto il fascino di uno strumento di bordo. Ora non è il caso di spiegarvi tecnicamente come si utilizza, come si setta e come si legge questo orologio, perché risulterebbe oltremodo noioso. Bisognerà leggere e studiare le istruzioni di questo orologio, però possiamo dire che Corum nel corso degli anni ha fatto altro che di sicuro è stato iconico e che ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni, rappresentano vere e proprie icone dell'orologeria. In particolare
particolare nel 1964 l'orologio da $20, ovvero quell'orologio che aveva al posto del quadrante una moneta da $20 e che poi fu anche molto amato, molto apprezzato da tanti personaggi illustri e da tanti politici che naturalmente lo portarono alla ribalta delle cronache, soprattutto in America. E ancora oggi Corum è famosa per i suoi pezzi unici di orologi cosiddetti coin watches, ovvero quegli orologi che hanno una moneta al posto del quadrante, e anche le lire, in molti casi pubblicizzati spesso anche in televisione. Anche nel 2000 Corum fece parlare di sé e ancora oggi fa parlare di sé con i famosi Corum Bubble, ovvero quegli orologi molto particolari, completamente tondeggianti, con dei vetri bombati, delle vere e proprie cupole da 11 mm che ridisegnavano lo stile dell'orologeria all'inizio degli anni 2000. Orologi particolari che ancora oggi sono molto apprezzati dai collezionisti e che hanno anche quotazioni di tutto rispetto sul mercato dell'usato. Insomma, Corum, sebbene oggi sia un po' snobbata dai collezionisti, anche perché indubbiamente l'impegno nell'orologeria è diminuito, è scemato, è sicuramente diverso rispetto a quello degli anni d'oro, ha contribuito a rendere divertente e variegata l'orologeria mondiale, a partire proprio dal Golden Tube del 1956 fino ad arrivare proprio ai Corum Bubble degli anni 2000. Orologi che spesso si sono contraddistinti per grande innovazione ma anche grande tecnica, come appunto il Golden Bridge di Vincent Calabrese, che naturalmente si sono distinti tra tutti gli altri e che oggi ci consentono appunto di raccontare cos'è stata e, mi auguro, cosa sarà Corum nei prossimi anni. Nei commenti, come sempre, vorrei sapere che cosa pensate di Corum, che cosa pensate dell'evoluzione di questa maison, oppure se avete dei pezzi in collezione. Io personalmente non ne ho mai avuti, ma ho sempre e continuerò a valutare l'acquisto di qualche Corum, vedremo poi magari in futuro. Io, come al solito, vi ringrazio per essere stati anche in questo video. Se volete ci rivedremo qui su TOC in una prossima puntata.